Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per la prima parte di aprile, verso metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo generale. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail. Bene, vi chiedo scusa se sentite dei rumori di sottofondo, ma stanno facendo dei lavori. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile 2000 e grazie, recupero subito la carta. Allora, abbiamo, scusatemi, la papessa e la ruota della fortuna. Wow, quindi mi parla di un periodo di introspezione che in qualche modo porterà a un cambiamento con la ruota della fortuna. La ruota della fortuna parla sempre di quelli che sono i cambi veloci, ma sono cambi un po' voluti dal destino e un po' sono cambi, diciamo così, inaspettati, ecco, che arrivano sempre per il meglio. La papessa mi fa pensare che potrebbe essere un periodo, come dicevo prima, di forte introspezione, magari per qualcuno si tratta di approfondire alcuni temi, di iniziare alcuni studi e alle volte fa anche riferimento a quello che è il superamento dei dubbi. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa hanno per voi, per gli amici del Sagittario. A dire il vero. È come se qui questa carta dicesse: "Ma veramente non è proprio così, è un numero 14, il 14 è un numero angelico." Cercatelo su Google. Quindi è probabilmente qualcuno che, dopo un periodo di riflessione, si rende conto che le cose non sono proprio così ed è da lì perché c'è il cambio di cui mi parla la ruota della fortuna, okay? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Andiamo a vedere perché ci sono queste energie qui per voi. Allora, partiamo con la temperanza al contrario, la regina di bastoni al contrario e un 8 di pentacoli al contrario. È come se qualcuno qui non fosse completamente appagato nella situazione in cui è, non si sente in equilibrio. Sento che per molte persone il cuore dice una cosa mentre la testa dice un'altra cosa ed è per quello che si è perso un po' la passione, se vogliamo, in quello che si sta facendo, in quello che è la relazione piuttosto che la situazione. Ehm, Abbiamo poi un 8 di pentacoli e un 3 di pentacoli. L'8 di pentacoli al contrario fa riferimento a quello che è o una mancanza di lavoro fisico, nel senso che non state lavorando, oppure può essere che inerente a un progetto che è poi quello di cui mi parla il 3 di denari, in riferimento a un progetto, a una situazione, a una relazione o anche magari a un qualche tipo di ristrutturazione, mi dicono, che non si stia facendo il giusto lavoro. Potrebbe essere sia una ristrutturazione di una casa che la ristrutturazione di una relazione, no, magari una relazione appunto nella quale voi non vi sentite in equilibrio, e vorreste fare un qualche tipo di lavoro per riuscire a cambiare le cose. Andiamo a vedere che altro vi dicono. Tante carte. Abbiamo un 10 di pentacoli, un 9 di pentacoli, la carta dell'appeso, un 3 di coppe e un 2 di pentacoli. Ecco, qui sento che, è vero, non vi sentite completamente appagati, non vi sentite completamente, come vi posso dire, nel vostro potere personale. Vi manca la passione, e per certi versi quello che un po' potrebbe
diciamo così, aiutare, sento che è la famiglia, oppure nel caso per voi vibrasse come una stesa di lavoro, il gruppo di lavoro nel quale state lavorando adesso, ok? Nel caso fosse mancanza di lavoro, sento che è qualcuno vicino a voi che vi può dare il lavoro, perché il 10 di denari, a parte che è un 10, quindi parla di un compimento, però è proprio una carta di abbondanza a livello economico, è proprio una carta che parla di quello che è un aiuto, se vogliamo, potrebbe parlare di quello che è un pensionamento, quindi la buona uscita, parla di un apporto economico comunque. E il 9 di pentacoli è la carta che io la ritengo l'arcano minore, se vogliamo, della carta degli amanti. Parla di amor proprio e qui sento che questo tipo di dono, questo tipo di aiuto vi darà la possibilità di fare un po' di tirare un po' il fiato, diciamo, di respirare, vi farà sentire comunque più indipendenti, rispetto al tipo di situazione che avevamo all'inizio. È vero che voi siete ancora in questa fase di appeso, nel senso che state secondo me meditando su come è meglio muoversi, ok? Però fate attenzione perché probabilmente questo tre di coppe fa riferimento a qualche cugino, mi dicono, o fratello o collega piuttosto che amico, con il quale dovete imparare a gestire una situazione. Sì, sento che comunque molto fa anche riferimento a come gestire il vostro lato economico, okay, perché qui si tratta di, sapersi giostrare proprio, sapersi gestire in due situazioni, mi parlano di contrastanti. Okay, andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la temperanza al contrario. Okay, la temperanza al contrario è spiegata da un imperatore, dalla morte, da un fante di spade e dalla carta dell'eremita al contrario. Bisogna cambiare, io sento che è come se si dovessero cambiare le proprie sicurezze, le proprie certezze. Cercate di cambiare con questa temperanza, al contrario probabilmente non vi sentite sicuri di quelle che sono, le vostre basi solide e fondamentalmente potreste anche aver ragione, nel senso che si tratta di avevate anche qui l'appeso, si tratta di cambiare il modo di vedere, una determinata situazione o una determinata, relazione. Fate attenzione perché c'è una componente di controllo, e, di nuovo con l'eremita un lavoro interiore che non si fa. Anche qui c'era il lavoro che non si fa. Può essere il lavoro fisico, ma può anche essere il lavoro interiore. Andiamo a vedere la regina di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di coppe e un'altra regina di bastoni, fantastico. Probabilmente per qualcuno è un po' scemata, se vogliamo, la passione all'interno di una relazione. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli al contrario. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario e un asso di coppe al contrario. Sì, è come se non si stesse probabilmente si è in un momento di down, diciamo così, relazionale, nel senso che se fosse anche un lavoro, è come se vi mancasse la passione per questo tipo di attività o per questo tipo di incarico o per questo tipo di accordo, okay, e sento che è come se, per voi non avesse senso, non vedeste quello che potrebbe essere il nuovo inizio di cui mi parla l'asso di coppe. Per qualcuno fa riferimento al fatto che non ci si voglia più innamorare, Vi ricordo che la papessa è, la carta che rappresenta comunque la monaca, per cui parla di quello che è, diciamo, una solitudine, ehm, una per scelta, okay? Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, perché questo 3 di pentacoli per qualcuno fa riferimento al non voler andare a convivere. Allora, il 3 di pentacoli al contrario è spiegato da una regina di pentacoli, dal 9 di bastoni e dal cavaliere di spade. Sento che qualcuno sta difendendo o sta cercando di difendere quello che è il proprio potere personale, a spada tratta proprio. È come se per qualcuno si stanno difendendo proprio i beni immobili.
Andiamo a vedere il 10 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo il carro e la giustizia al contrario. Probabilmente questo aiuto vi darà la possibilità di, diciamo così, ampliare il raggio d'azione e regina di spade. Nel senso che magari potrebbe anche essere questo aiuto una semplice chiacchierata con una persona più grande di voi, che ha più esperienza di voi nel vostro campo a livello relazionale proprio, no, e questo vi dà, diciamo così, con il carro la possibilità di vedere tutte le varie possibilità che avete, okay, è come se, iniziaste a vedere uno spiraglio di luce. Quello che però non fate, avendo la giustizia al contrario e la regina di spade, sento che c'è la necessità di tagliare qualcosa, di lasciarsi indietro qualche cosa per far sì che ci sia poi questa ruota della fortuna, okay? Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Allora, il 9 di pentacoli è spiegato da un cavaliere di pentacoli, da un 8 di coppe e da un da un 4 di coppe e da un 7 di coppe. Mhmm, io sento che questo 9 di pentacoli rappresenta proprio quello che è la vostra, indipendenza, che magari va avanti poco per volta, okay, però ecco, vi sento in una fase della vostra vita dove, dopo vari studi, come dice la papessa, diciamo così, dopo attente riflessioni, che è anche un po' quello che continuate a fare, avendo qui l'appeso, sento che avete trovato qual è il diciamo la giusta via per non farvi influenzare dalle illusioni, per non farvi influenzare da quelle che potrebbero essere delle distrazioni, se vogliamo. Andiamo a vedere l'appeso, per piacere, grazie. Okay. Abbiamo un cavaliere di bastoni, abbiamo un 2 di pentacoli che era già uscito qui e abbiamo un 9 di pentacoli che è già uscito qui. C'è assolutamente un qualche tipo di situazione dentro la quale voi state cercando di, destreggiarvi, okay, e per la quale è ora ormai di fare passi avanti verso quello che è la vostra indipendenza, verso che quello che è il vostro pensare, quello che volete voi, quello che fa star bene voi. Andiamo a vedere il 3 di coppe, per piacere, wow, è volato un asso di spade, adesso lo recupero. Abbiamo un asso di bastoni al contrario, un 3 di pentacoli di nuovo al contrario e un asso di spade. Allora, di nuovo, c'è qualche cosa qui che avete un 3 di coppe e un 3 di spade, c'è qualche energia esterna che in qualche modo sta interferendo, sento. E di nuovo non si fa quello che è l'azione, non ci si prende, io sento la responsabilità di fare i giusti tagli. Avevate la giustizia qui, è necessario fare quel taglio, è necessario lasciarsi quelle energie indietro perché arrivi la ruota della fortuna, okay? Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di coppe e di nuovo la sacerdotessa, quindi sì, ragazzi, dovete fare quel tipo di lavoro interiore. Probabilmente, questi 2, guardate, avete un 2 di pentacoli qui e la tempe al con no, dritto, e la temperanza al contrario qui. Qua parla di un disequilibrio e qui parla del cercare di tenere in equilibrio una situazione o più situazioni che comunque hanno diversi alti e bassi. C'è bisogno qui di trovare la propria verità e vi riprende con l'energia della papessa. Dovete cercare dentro di voi, dovete fare comunque quel lavoro spirituale che richiede un'autoanalisi, ok? Bisogna che vi prendiate le vostre responsabilità. Okay, cercate di capire che cosa è vostro e che cos'è degli altri. Ricordatevi che qui avete la carta del a dire il vero, se avete qualche cosa da dire, se avete qualche cosa da obiettare, è giusto che voi parliate, insomma. Bene, allora, visto che, nei commenti mi scrivete di parlare anche un po' del denaro, allora voglio estrarre qualche carta con il mazzo di Osho e vedere se riesco a darvi qualche indicazione economica, diciamo così, su questo periodo. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere, potete mettere un like se il video vi è piaciuto e potete commentare. Ok. Allora, qui abbiamo il confronto, noi siamo il mondo ed esaurimento. Molto bene, quindi
il confronto. La carta del confronto sento che, è un po' come se vi, metteste a paragone di altre persone, sul tipo di lavoro che avete svolto, sul tipo di successi che avete ottenuto, però in realtà non è un confronto, utile, non è un confronto che porta a un'espansione. Un discorso se vi confrontate, diciamo così, tra voi stessi e voi stessi, cioè se analizzate il tipo di percorso evolutivo che avete fatto. Un discorso è se invece vi confrontate con altri. Diciamo che essendo anime uniche, siamo tutte anime uniche, non ha senso fare il confronto su 2 cose diverse, ecco. Quindi, va bene se il confronto viene fatto a livello di progressione della vostra vita, okay, e poi comunque si arriva a quello che è un 10 di denari che avevate già qui. Questo è un 10 di denari. 10 di denari, come vi dicevo, porta abbondanza, okay, porta voi fate riferimento solo a quello che era la vostra situazione tempo fa e quello che è adesso. Voi vi renderete conto che comunque è diverso. Avete anche la ruota della fortuna e 2 volte il 10 di denari. Quindi sento che qualche tipo di aiuto a livello economico arriva, qualche tipo di ingresso in più arriva, potrebbe proprio essere un premio. Quello a cui dovete fare attenzione, avete il 9 di bastoni, sia qui che qui è la stessa energia, quindi imparate a difendere bene quello che sono le vostre proprietà, i vostri beni, cercate di fare quello che è un lavoro di gestione, che potrebbe probabilmente essere questo 8 di pentacoli, prendetevi la responsabilità di gestire le vostre proprietà, i vostri beni insomma. Okay, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Andiamo a vedere che altro messaggio hanno da dirvi per chiudere la lettura. Okay, allora, primo messaggio: luce interiore. Wow! Vedete che la fatina ha tutti i chakra praticamente illuminati? Quindi il suggerimento di questa carta è: trovate la vostra luce interiore, esprimete quello che è il vostro vero sé. E difatti poi qui abbiamo anche autenticità e questa carta parla del togliersi la maschera, essere autentici, prendersi le proprie responsabilità, okay? Poi abbiamo Jolly, wow! Questa carta è bellissima io trovo, perché avete la chiave per risolvere questo tipo di situazione, questo tipo di problema, avete la chiave per ma difatti qui ve lo dicono, si tratta solo di lasciare indietro qualche tipo di energia, okay? E poi abbiamo il sostegno, qui c'era il 3 di coppe, potrebbe far riferimento a quello che sono gli amici, i cugini, come dicevo prima, quindi potrebbe essere che voi siate, chiamati, diciamo così, a essere di sostegno a qualcun altro, oppure, le carte vi consigliano di cercare sostegno, di cercare magari anche un confronto con qualcuno che è vicino a voi e, così magari potrebbe darvi un'illuminazione. Potrebbe essere quel quella chiacchierata di cui parlavo prima qui con il 10 di pentacoli, no, dove praticamente magari può essere che chiacchierando con una persona più saggia di voi, e qui fateci caso anche, il mago diciamo così, ha la barba, quindi diciamo così, rappresenta una persona saggia, una persona che ha, un certo numero di primavere, insomma, che magari vi può consigliare per il bene, per il meglio, quindi, cercate anche sostegno in quello che è il punto di vista degli altri. Bene cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.